Si sente spesso parlare di magnesio, ma hai mai pensato davvero a quanto possa essere importante per il nostro organismo? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi proseguiamo la nostra ricerca riguardante l'anti-aging parlando del magnesio. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Dei benefici del magnesio si potrebbe parlare per delle ore, per questo motivo oggi vedremo solo quelli principali. Innanzitutto parliamo di un minerale termostabile, ovvero che non si danneggia attraverso la cottura degli alimenti. Si perde una parte con la bollitura in acqua a meno che poi non si decida di consumare quell'acqua. A breve vedremo insieme in quali alimenti lo possiamo reperire. Per far parte della categoria anti-aging non possiamo subito che affermare che il magnesio sia un potente antiossidante. Previene i danni provocati dai radicali liberi che ormai abbiamo imparato a conoscere. In particolare ripara le cellule dell'epidermide e mantiene l'elasticità della pelle, ritardando il naturale processo di invecchiamento. Diversi studi hanno collegato longevità e magnesio in quanto quest'ultimo sembrerebbe in grado di mimare gli effetti benefici della restrizione calorica che abbiamo analizzato nei precedenti video. Infine è indispensabile per la produzione dell'ATP, l'adenosina trifosfato, anch'essa vista nei precedenti video. Banalmente è un composto chimico che fornisce l'energia alle cellule. Una carenza di magnesio è molto diffusa nella nostra popolazione. Quando si ha difficoltà a prendere sonno o ci si sente stanchi ed affaticati, molto spesso la causa è una carenza di questo prezioso minerale. Il magnesio ha infatti diverse funzioni, molte le vedremo tra poco. È coinvolto perfino nella sintesi degli ormoni del benessere, dopamina e serotonina, limitando l'eccesso di cortisolo, l'ormone dello stress, di cui ho parlato in passato. Prima di analizzare i benefici dell'assunzione del magnesio, vediamo dove lo possiamo trovare. Ormai saprai certamente che preferisco assumere tutto ciò che reputo fondamentale dal cibo e non attraverso integratori. Questo non significa che li disprezzi, anzi, ma se possibile perché non sfruttare dei cibi preziosi che spesso sottovalutiamo? Il magnesio infatti lo possiamo trovare in molti alimenti. I principali sono la frutta secca, soprattutto le noci brasiliane, e i semi oleaginosi, in primis quelli di zucca. Poi ci sono gli pseudocereali come amaranto e quinoa, ed infine lo troviamo negli spinaci e nel cacao amaro. È importante ricordare che i cibi raffinati perdono elevati contenuti di magnesio. Ad esempio il riso integrale contiene 10 volte più magnesio di quello bianco raffinato. Lo stesso ragionamento vale anche per il frumento. Potremmo fare lo stesso discorso anche per la frutta e la verdura. Il magnesio lo si trova nelle parti più esterne, quelle più esposte al sole. Per questo motivo sarebbe saggio non buttare la buccia dei nostri vegetali, oltre alla perdita di fibra che vi sarebbe con la sua eliminazione. È importante inoltre evitare il sale raffinato. Dico questo perché nel sale raffinato si va a perdere ulteriore quantità di magnesio, oltre che calcio e potassio, che possiamo reperire nel sale integrale. Accennavo prima alla enorme diffusione nella popolazione mondiale di carenza di magnesio. Per mostrare quanto sia importante non essere carenti di magnesio, il primo esempio che potrei fare riguarda la sua azione antitumorale. Nella prima metà del secolo scorso vi furono diverse osservazioni scientifiche riguardanti il magnesio e i tumori. Si notò che nelle aree in cui il suolo e quindi l'acqua erano ricche di magnesio si rilevava un'incidenza bassa di malattie tumorali. Al contrario, nelle zone dove il suolo era povero di magnesio, le malattie tumorali aumentavano. Da quel periodo è stato studiato ed introdotto per la cura di svariate patologie, sempre con validi risultati. È fondamentale infatti sotto tanti aspetti. Previene le malattie cardiovascolari, rafforza il sistema immunitario, è utile per l'equilibrio del sistema nervoso, è indispensabile nel metabolismo dei macronutrienti, è fondamentale per il metabolismo osseo, tenendo conto che 2/3 del magnesio che possediamo si trovano nelle ossa, ed infine risulta indispensabile per il buon funzionamento dell'insulina.
Non c'è il tempo di sviscerare tutti questi punti. Vediamo quelli più importanti, partendo dal primo, la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Le malattie cardiache sono il killer numero 1 al mondo. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che la maggior parte delle persone colpite da infarto ha una deficienza di magnesio. È stato affermato più volte che il magnesio impedisca al calcio di accumularsi nelle arterie, ma questo è solo l'inizio. Questo minerale aiuta anche a mantenere il battito cardiaco regolare. Il magnesio infatti favorisce il rilassamento muscolare mentre il calcio ne provoca la contrazione. Perciò, mentre un appropriato equilibrio di calcio e magnesio fa sì che il muscolo cardiaco funzioni correttamente, un eccesso di calcio può provocare un numero esagerato di contrazioni, portando agli spasmi muscolari conosciuti come attacco cardiaco. La comunità medica internazionale è da tempo a conoscenza degli effetti pericolosi dell'eccesso di calcio sul muscolo cardiaco. È per questo che la maggior parte dei rimedi per le malattie cardiache siano i farmaci bloccanti dei canali del calcio, sostanze che bloccano l'entrata del calcio nel cuore. Se la prestigiosa rivista statunitense American Heart Journal ha definito il magnesio il bloccante naturale dei canali del calcio, ci sarà un motivo? La sua introduzione è infine utile per contrastare l'ipertensione arteriosa. Dopo aver visto i suoi benefici dal punto di vista cardiovascolare, passiamo all'argomento ossa. Tanti studi scientifici hanno dimostrato che il magnesio non solo rallenti la perdita di massa ossea, ma inverta proprio il processo. In uno studio specifico si è passati dalla somministrazione di calcio a quella di magnesio a diverse centinaia di donne. Il risultato è stato che le partecipanti hanno riscontrato un aumento della densità ossea in media dell'11%. Il magnesio inoltre favorisce l'assorbimento e il metabolismo non solo del calcio, ma anche di altri minerali come fosforo e potassio. Particolarmente importante è l'equilibrio tra calcio e magnesio. Se è elevata l'assunzione di calcio, ad esempio quando si deve trattare una problematica come l'osteoporosi, è necessario che sia sufficientemente alta anche quella di magnesio. Se non si ha intenzione di assumere magnesio attraverso il cibo, è importante ricordare che per 1 grammo di calcio serve un'integrazione di 0,5 grammi di magnesio. Essere a corto di magnesio dal punto di vista osseo è davvero un fattore da non sottovalutare. Molte persone assumono latticini pensando che questo possa aiutarli nella loro lotta contro la perdita di densità ossea. I latticini sono certamente ricchi di calcio, ma cosa succede al nostro organismo quando quel quantitativo extra di calcio non viene accompagnato dal magnesio? Una parte si fissa nei muscoli, provocando una loro anormale contrazione, spesso provocando crampi muscolari. Altro calcio si attacca alle articolazioni, dove può provocare artrosi. Un po' si accumula nei reni, dove può provocare calcoli. Perciò, se si vuole prevenire questi disturbi, si dovrebbe prendere in considerazione questi fatti. Ho accennato prima al suo aiuto riguardante il buon funzionamento dell'insulina. Il magnesio infatti è coinvolto nella regolazione del metabolismo dell'insulina ed una sua carenza può portare ad un aumentato rischio di insulinoresistenza e diabete di tipo 2. È molto utile associarlo allo zinco se si vuole contrastare queste problematiche. Abbiamo visto nello specifico solamente alcuni degli innumerevoli vantaggi del magnesio, ma si potrebbe realizzare una puntata davvero lunga riguardante questo preziosissimo minerale. Il magnesio infatti migliora anche l'integrazione di alcune vitamine, come quelle del gruppo B, la vitamina C e la vitamina E. Risulta efficace nel risolvere svariate problematiche come giramenti di testa, mal di testa ed emicrania. È utile in caso di insonnia, depressione e mal di schiena. Può essere un aiuto anche in caso di fatica cronica, costipazione e sindrome premestruale. In quest'ultimo caso aiuta a combattere la voglia di cibo. Non è casuale che molte donne abbiano voglia di cioccolato prima e durante il ciclo mestruale. La sindrome premestruale è provocata da bassi livelli di magnesio ed il cacao è uno dei cibi più ricchi di magnesio. Credo sia ormai evidente che non possiamo permetterci di essere carenti di questo importantissimo minerale. Solitamente per la maggior parte delle vitamine e minerali vengono indicate delle precauzioni da prendere. Più che altro si consiglia di non esagerare nei quantitativi. Ad esempio, zinco e vitamina D possono essere controproducenti se assunti in quantità esagerate.
Due elementi invece che non creano enormi problematiche se assunti oltre le dosi raccomandate sono la vitamina C e il magnesio. Un apporto ottimale di magnesio dovrebbe essere sui 300-400 mg al giorno. Al contrario degli altri minerali, l'assunzione di magnesio tramite integratori non va a sommarsi con quella assunta attraverso i cibi. Mi spiego meglio, se assumiamo del cacao amaro o delle noci brasiliane, è possibile comunque assumere ulteriore magnesio attraverso integratori. È importante sapere però che ogni formula ha uno scopo ben preciso. Ad esempio, per chi soffre di insonnia o di ansia è più utile assumere magnesio bisglicinato, mentre per combattere la stitichezza si può assumere il citrato di magnesio. Per questo motivo è meglio chiedere al proprio medico se ha senso assumere integratori di magnesio ed in caso quale formula. Abbiamo visto insieme quanto questo minerale sia importante. Tutto questo però non sarà sufficiente se sei interessato al mondo dell'anti-invecchiamento. Esistono infatti altre sostanze che si potrebbero assumere, come quella di cui ho parlato in questo video, che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.